Ehi, ve lo dice Winchester! Ah! Oggi giocheremo a Flabbergasted, quindi se cercate delle vibes alla Jules Verne, se magari volete fare qualcosa di più avventuroso, o la Agatha Christie, se volete magari buttar giù un po' di giallo, o ancora, perché no, Downton Abbey, se avete voglia di intrighi a corte tra aristocrazia e fronzoli, allora questo è il manuale che fa per voi. Infatti ci troviamo negli anni 20 all'interno di questa fittizia città chiamata Peccadillo, la quale prende spunto dalle metropoli che già conosciamo, quali Londra, Amsterdam oppure New York. Peccadillo infatti brulica di attività da fare ogni giorno e saranno proprio i personaggi a decidere dove o cosa fare. E non preoccupatevi di essere accurati storicamente, perché il manuale stesso a dirci che comunque per giocare bisogna divertirsi. I personaggi non avranno soltanto pregi, ma la loro scheda si baserà su difetti, battute di scena e naturalmente tratti, tutte e tre integrabili durante la narrazione. All'interno di Peccadillo i nostri giocatori dovranno gestire un club che creeranno insieme al regista durante la sessione 0. Ogni club che si rispetti inizia dal basso, signori, e ogni club che si rispetti ha un grosso guaio che deve risolvere entro la fine della stagione. Infatti le giocate di Flabbergasted si dividono per episodi e per stagioni. Ma attenzione, per portare a termine un episodio non è detto che vi serva una sola sessione, ad esempio nel nostro caso ne abbiamo impiegate 2. I nostri protagonisti avranno sempre pronte le loro battute di scena da mettere in gioco. Queste potranno generare una reputazione positiva oppure una reputazione negativa. Per risolvere situazioni metteranno anche in gioco i loro tratti, quindi lanciando un dado decreteranno se avranno successo nella prova con un 5 o un 6 o se avranno un successo con riserva. Il club crescerà insieme ai giocatori, potranno questi creare nuove stanze, ampliarlo, aggiungere membri al loro club o farseli sottrarre dal club nemico. Un gioco colorato fuori e colorato dentro, e questo per noi è stato Flabbergasted. Le nubi si diradano sopra questa bellissima città colorata in una pianura con un fiume che la attraversa al centro e un piccolo stormo di rondini avverte che sulla città di Peccadillo è arrivata la primavera. E quindi via di abiti sfarzosi, di cappelli ingombranti, di acconciature che sono effettivamente dei nidi di cuculo. Ma Peccadillo non è famosa soltanto per questi abiti festosi, non è famosa soltanto per il porto da cui si elevano fragorose voci, che siano bestemmie o che siano preghiere, comunque il vento le porta via. Insieme al vento si insinua al di sotto la porta del vostro club una lettera marcata da una cera lacca così rosa da essere simile a dello sciroppo per la tosse, però duro, con sopra il simbolo di un cestello con una lunga piuma di fagiano incisa sopra. Accomodata su un pulcioso divano c'è questa donna molto elegante, vestita di un abito nero a fiori, un collier di perle, un sacco di anelli, questi capelli abbastanza corti, castani, e ha un portasigaretta in mano con una sigaretta in cima. In realtà non la sta fumando, è lì per eleganza, e quando vede entrare la lettera la guarda con un po' di sufficienza. Oh, può farbacco? È arrivata una lettera. Cari, una lettera? Al vostro naso, insieme a questa lettera, sentite un preponderante odore di peoni e di azalea. Questo odore quasi nauseabondo che riesce ad appestare l'intera stanza del vostro club. E la lettera è lì, che giace a terra, ma è impossibile non vederla. Così brutta quella cera lacca. Oh! Ok, è vivo. Colin, caro? Tra un verso e l'altro di Winchester c'è quest'uomo sulla trentina poco più che sta lucidando una palla numero 8 con il tipico fazzoletto da taverniere ed è dietro a un bancone. Questo bancone è messo bene, è curato, però c'è un nastro con scritto sottoposto a sgombero coatto. Guarda un attimo Winchester cercando di capire se è veramente vivo. Ho girato il bocchino, ho la sigaretta da questa parte e sto tucchignando il signor Winchester.
Io mi Signor Winchester. Arzigogolato. Chi è? Buongiorno, signor Winchester, buongiorno. Cosa succede? Dove sono? Eccolo qui! Io mi alzo, metto una mano sulla spalla del signor Winchester. Non ci sono. Chi sei tu? Sono Colin. no, sei tu Colin, scusa. Pensavo che fossi uno di quei tedeschi che vogliono rubare la mia formula segreta. Non l'avranno! Io tipo guardo Margaret e faccio tipo un cenno così, poi dopodiché vado verso la porta, prendo la lettera, stacco la cera lacca in una maniera un po' sgraziata. Io Può far bacco. vedete che apro gli occhi che sono rossi, con le vene di fuori che ovviamente sta bruciando l'alcol del profumo sugli occhi. Ah, mi succede anche a me quando faccio la cacca. Leggo il contenuto. E sulla busta, con questa calligrafia arzigogolata, con queste capolettere che prendono buona parte delle righe, e un attimo capisci che è una scrittura, è un invito ufficiale. Anche lo capisci dallo stemma sopra, che è lo stesso quello che c'è sulla cera lacca. E lì leggi: gentilissimi membri del Ninnoli e Nannoli, siete ufficialmente invitati al Gran Premio dell'Aria di Pecadillo. Preparate le vostre mongolfiere, lucidate i binocoli da parata e fate il pieno di eccentricità. L'inizio della gara è previsto per sabato alle 10 in punto. Presentarsi con almeno un oggetto utile, però decorativo. Cordialmente e con tazze di tè, Lady Winifred Federwick, presidentessa onoraria del Comitato Volante. Il Gran Premio dell'Aria di Pecadillo è un evento pubblico, nonché mondano, che prende tutti i club e li riunisce sulla piana per una gara di mongolfiere. Quest'anno, per la prima volta, essendo che voi siete diventati un club, siete stati inclusi nella gara. Di conseguenza, sapete, avete un po' circa visto come sono state gestite le altre gare e sapete che la gara è suddivisa in 2 giornate. La prima giornata, che sarà appunto la ricerca per tutto quello che volete mettere sulla vostra mongolfiera, è la giornata della gara effettiva. Io appunto leggo tutto quanto ai miei compagni. Dopodiché mi avvicino un attimo, sempre con la lettera in mano. Margaret, tu cosa ne pensi? E nel mentre prendo un attimo la seriatella di Winchester e sono lì che la sto soppesando. Perfetto, prendo la mia rivoltella, creata dalla foglietta in Oh, persona. no, mi faccia... Oh, mamma mia, che odore. Mi faccia vedere. Io cosa so di questa Winifred? Lady Winifred Federwick, sai che è una signora di mezza età, cui ama la stravaganza, e sai che le va sempre dietro un ragazzetto smilzo e alto che è il suo assistente. Sai che si occupano di organizzare eventi legati alla comunità, e sai bene che già essere invitata a un evento di Lady Winifred Federwick è un enorme giubilio, quindi vuol dire che inizi a essere un club, esisti. Ancora di più, i premi possono essere vasti ed eventuali, quindi si può variare dalla somma di denaro, ma anche a opere d'arte di una certa eccentricità. Leggo per bene la lettera e da che mi stavo tappando il naso a che... Oh, ma è meraviglioso, è meraviglioso. Questa è un'ottima notizia, ottima davvero. Bene, dobbiamo prepararci assolutamente e anche alla svelta. Allora fammi prendere la mia rivoltella. Non servirà Io rimetto sulla sedia Winchester e continuo a soppesare. nessuna marachella, signor Winchester, nessuna marachella. C'è un problema, non abbiamo una mongolfiera. Quisquiglie, la troveremo. Forza! E mi alzo, battendo le mani. Dobbiamo sbrigarci. La possiamo costruire o far costruire da altri. Oppure andremo a comprarla. Che problema c'è? Ma dobbiamo assolutamente partecipare. Questa competizione è troppo importante. Colin, Avvicino da dietro la sedia accanto al viso del signor Winchester. perché ci serve una signora con la mano fiera? Cos'è la manofiera? Non lo so, l'avete detto voi? Ci serve una mongolfiera, signor Winchester. Ah, mongolfiera. Sì, mongolfiera. Può far bacco. Lei non si preoccupi, signor Winchester. Lei deve fare quello che sa fare bene. E non completo la frase, continuo a camminare con la sedia a rotelle e sto andando verso l'uscita. Dalla finestra, nel lato opposto della strada, vedi 3 tizi con il volto completamente bianco, il rossetto nero che sale a sorriso,
messi così, che stanno correndo velocissimi per la via. Vedi che sopra le loro mani non c'è niente e corrono. Sono con Winchester fermo. Parapiglia. Scusi, signor Winchester. Signor Winchester! La riprendo. Dov'è? Scusi, signor Winchester. Non si preoccupare, è sempre l'anca. È che ho visto... no, vabbè, sarà un caso. E comincio a uscire verso l'esterno con la sedia a rotelle. Chiudo la lettera. Ora addirittura non mi tappo più il naso perché l'odore mi piace. Improvvisamente metto nella borsetta, nella mia piccola borsetta pochettina, metto al gomito e ancheggiando, sistemandomi un po', seguo. Da quel vicolo vedete che uno dei vostri non proprio amici corre indietro uno, raccoglie il nulla da terra, vi guarda, affila lo sguardo e poi va via. Prima che va via, con la sigaretta spingo quello che non ha in mano. Lo torna a raccogliere. Oh E poi va no! via. Bislacco. Lei è proprio un zuzzurellone. Si deve un attimo calmare, signor Winchester. Non le fa bene questo. Le arterie ha presente, poi il cervello è... Sì. Non deve essere così tanto rubato. Alla Carlona. Sapete che comunque siete alla vigilia della gara, quindi sapete anche che probabilmente vi verrà data una base di mongolfiera, quindi voi dovete soltanto pimp my mongolfiera. Qual è il piano? Io queste cose non le ho mai fatte, sapete, io mi sono occupato del mio bar solitamente. Però potrei avere quello che fa Cosa Nostra, se solo sapessimo cosa fa Cosa Nostra. Allora, sicuramente, dato il motto del nostro club, amiamo l'arte, lasciata in disparte, dovremo sicuramente renderla eccentrica la nostra mongolfiera. Quindi servono dei ninnoli. Fuoco e fiamme! No, signor Winchester, ma grazie per la sua preziosissima qualsiasi cosa sia. Grazie. Prego! Che sei? Margaret, signor Winchester, sempre Margaret, io. vero? Forse, e dico forse, ho quello che fa il Cosa Nostra. Seguitemi. Mi Non lo so. piacerebbe! Ah, Spostatemi! torno indietro, prendo il signor Winchester e Anche comincio... perché io lo lascio lì. Una signora non spingerebbe mai una sedia a rotelle. Mentre quindi camminiamo, ci stiamo dirigendo verso il Darsena di Ferro. Lì ho un amico che, sai, conosco tante persone all'interno di questa città. Tante persone venivano a bere all'interno del mio locale. Ce n'è una che mi ha raccontato una volta un qualcosa che potrebbe fare a caso nostro. Ma non voglio togliervi il bello della scena. Quindi utilizzo comunque appunto la battuta di scena, questa è la mia città, per andare nel Darsena di Ferro, in quello che è un magazzino per le navi dove ci sono tutti quei materiali abbandonati che non vengono utilizzati per un motivo o per un altro. La camera si alza dalla Nouvelle Vie per teletrasportare e accompagnare i nostri attori fino al Darsena sul Ferro. Qui un enorme porto si cela davanti a voi, ma non è un porto marittimo, bensì un porto di fiume. Davanti a voi un'enorme gru si erge. Una volta questa serviva per spostare i container da una nave a un'altra, ma negli anni, essendo poi messa in disuso, è diventato un club furbetto e particolare. In pochi sanno che c'è. Le navi continuano a salpare e a rifornire la città di peccadillo, di cose legali e altre anche un po' meno. È momento di scarico merci, quindi un po' tutti i moli sono occupati da navi e ricolme di gente, di marinai, di operai che elevano alte grida e impatiscono ordini e compiti ai marinai appena arrivati. C'è un telo rosa dalla forma molto particolare allungato verso l'alto perché doveva essere utilizzata per un addio al nubilato. Arzigogolato. Guarda un po' che si fa vedere! Toglie uno stecchetto tra quei 4 denti che gli sono rimasti. Sir Colin Miller, corbezzoli, ma sei ancora vivo! Maledetto zuzzurellone! E gli do una pacca fortissima sulla spalla. Sputa lo stecchino in mare. Miller, che ci fai ancora qua? Hai presente proprio quello? Ci serve. Abbiamo bisogno di qualcosa che
venga notato nei cieli. Ma per un telone così ti servirà tanto gas, lo sai. Quello non è un problema. Te lo dici tu. Gli metto un braccio intorno al collo. Lo sappiamo entrambi che non lo venderai mai questo coso. Dai, 10 bigliettoni. utilizzo la mia battuta di scena, il prezzo lo faccio io. Prendo lo stecchino che era caduto a terra e glielo rimetto in bocca. Rifammi un prezzo più ragionevole e stringo un po' più forte. Va bene, 5 bigliettoni e ti posso lasciare il contatto per il gas. Vedi che io metto proprio 3 dita davanti al suo viso. 3 bigliettoni, ci sto anche perdendo. Mi farai finire in miseria. Frank, c'è un garzone. Porta questa cafoneria e dalla Miller. E a te non ti voglio vedere per 2 mesi. È sempre un piacere fare affari con te. Continua a imprecare. Colin! Sì, mi avvicino a Winchester. Mio caro ragazzo, e lo so che sei tu abbastanza intelligente, soprattutto di questo. Ma perché hai comprato un preservativo usato? Perché se dobbiamo fare le cose, le dobbiamo fare ben protette. Prendo il signor Winchester e comincio ad andare lasciando, penso, Margaret dietro di me. Finalmente riescono a piegarvi questo telone gigante per la vostra mongolfiera. Lo mettiamo sopra al signor Sì, Winchester. sì, sì. Vedi che c'è il signor Winchester che è completamente ricoperto da questo telo rosa. Mentre vi state ridirigendo al vostro club, notate una figura sospetta, senza capelli, occhiali da sole, un accenno di pizzetto, un borsello, ragazzi. Quell'uomo ha un borsello e sta girando nella Nouvelle Vie con fare sospetto. Si guarda intorno, controlla i numeri civici, si gira, vi guarda, si ferma a guardare Miller. Non dovrebbe fare domande, siamo comunque nella Nouvelle Vie. Un pisello con le ruote. Io sono rimasta tipo 5 passi indietro per non farmi vedere con loro. È un poliziotto, comunque, magari non proprio ispettore di polizia, però comunque un poliziotto. Oh no, questo mi ricorda quel giorno nefasto. Andiamo velocemente dentro. E proprio aumento velocità e c'è Winchester che andando velocissimo con questo enorme telo sopra. Per un attimo va via, poi si ferma, non crede ai suoi occhi. Si gira e vedete che sei ricurvo su questa sedia impennata. Ti cade il signor Winchester. Nel momento in cui si avvicina per darvi una mano, guarda tutti e due, poi si gira a guardare anche Margaret. Vi do una mano, vi do una mano. No, non c'è bisogno. Un uomo è caduto. È un uomo, quindi è caduto. E lo ritiro su. Mi perdoni per questa parapiglia, questi zuzzurelloni non sanno proprio come camminare. Salve. Smarciasso. Sa come camminare, signor Winchester? No! Ok. Molto piacere, io sono la signorina Margaret Danbury. Mentre mi presento sto stringendo un po' il décolleté. È un piacere, sì. Sto muovendo le mani, colpisco lui. Lui colpisce il poliziotto e il poliziotto finisce tra le sue tette. Easy. Ma agente! Ma No, mi scusi, e io intanto con la mano faccio così agli altri. Agente, lascio, questa è mi una lascio. molestia. Sento che sverrò. No. Poverino entra nel panico, quindi continua a indietreggiare all'interno di un vicolo. Vi prego, aiuta. Ok, se n'è andato. Andiamo. Grazie, signor Winchester. Che Dio benedica il tuo décolleté, Margaret. Hai detto Anguria? Sì, Io ho voglia di proprio lei. Ho voglia di Anguria. E veniamo portati in questo luogo dove la pietra chiara incontra i mattoni levigati dal tempo e questi palazzi si ergono e ci troviamo a Pecado Alta, tanto bella quanto silenziosa. Un'immagine degna di una cartolina, direbbero molti, mentre i pedoni vestiti di tutto punto passeggiano sulla promenade, fermandosi solo per scambiare qualche piccolo pettegolezzo. Lontano dalla frenesia della vita cittadina, per le strade di Pecado Alta non troverai nessun mezzo a motore, ma solo eleganti carrozze, conferendo a questo luogo storico un forte senso di serenità
e austerità. La telecamera si sposta sul volto di Margaret, che è come se si stesse con un fazzolettino asciugando una lacrima mentre osserva una grossa, enorme statua di bronzo al centro della piazza con un gallo appollaiato sulla luna. Il Coq de Lune. La conoscete, vero? La grande artista Rowena Duval? Una Sì. grande apprezzatrice di uccelli. E di luna. Qui sicuramente troveremo qualcosa per abbellire e migliorare un po' la forma e, diciamo, l'apparenza della nostra... sì, quella cosa lì. Colin, cosa ho in testa? C'è un piccione appollaiato. Sì, esatto, sì. Il piccione non è un piccione qualsiasi, è fiero. Sì, i piccioni sono sempre fieri, ma lui ha le piume pulite, ordinate. Gli mancherebbe davvero un monocolo a questo piccione. Vi guarda fiero e capite che è il fido piccione di Sir Reginald Thistlebosh. E Winchester, tu lo conosci, lui è il giudice ufficiale di tutte le gare che si svolgono in cielo. Mongolfiere, aviazione. L'hai visto una volta durante una gara di alianti. Cosa ho in testa? È un piccione molto elegante. Ha uno specchio, Margaret? Certo, assolutamente. Apro la borsetta e tiro fuori uno specchietto. Perché questo peso con cui si posa non può essere altro che lui. Lo specchietto Oh! ti inquadra. Oh mio Dio, è proprio lui. È il giudice! Oh, giudice. E vola via. Non credo quello sia un giudice. Lo è. Il signor Winchester ha tanta esperienza. Potrebbe essere sicuramente. Scusate, ma che rimazzo indietro! Lo è. Non dubitate della mia parola. Come io ho creato la formula segreta. Sì, Lui la è. formula. Sì. Sì, Colin. Sì. Non mi perculare, Colin. Non so cosa stai facendo. Non mi permetterei mai. Non faccia liettoso, signor Winchester. È un po' zuzzerellone lei. Ho preso le medicine, non vi preoccupate. Ma lui è l'animale del giudice di tutte le gare di aviazione. L'ho visto. Va bene, signor Winchester. Sicuramente. Non abbiamo dubbi. Forza, andiamo. Andiamo a vedere al Museo dell'Alta Arte se riusciamo a trovare qualcosa. E anche dell'anguria ho fame. Ma l'hai già mangiata l'anguria? No. Signor Winchester, guardi le sue gambe e c'hai ancora mezza anguria. Perfetto. Possiamo andare. Arriviamo davanti a questo museo dell'Alta Arte, io la guardo. Forza, seguitemi e vado dietro, dove ci sono i cassonetti della spazzatura. Prego. Perché stiamo cercando nella bolgia? Non Allora, ho signor Winchester. dell'immondizia appresso. Però grazie per... Non c'è Dovrebbero fare problema. un po' di Bisogna... ordine, sai? Appunto, in questo disordine qua, come vedete, non c'è spazzatura puzzolente, schifosa. Sono pezzi d'arte che non ritengono abbastanza alti per il museo. Ma ovviamente noi sappiamo che l'arte lasciata in disparte è qualcosa di affascinante. Disparte sì, buttata con vicino un cesso no. Questo sì? È quello che ho fatto io, no? E io non ho mica detto di no. Ah, ok. E prendo il signor Winchester e lo porto davanti Voglio all'immondizia. solo migliorarla. Avanti, cercate. Prego, Colin. Prego, signor Winchester. Veramente testa di Pislacco. Una signorina non può assolutamente farsi vedere fare una cosa simile. E oltretutto ho i guantini di pizzo. Io mi alzo le maniche. Si sente in questo momento il mio parlottare. Sono lì che sto cercando degli oggetti, quindi prendo una roba, la lancio, sentite un sacco di roba metallica, poi la faccio vedere a Margaret. Questa va bene, Margaret? Va bene. Quindi tu esci fuori dal cassonetto con un bellissimo oggetto in mano. Un collage che io riconosco oltretutto, è fatto da un artista, Jean Lapin, che non faceva opere d'arte originali, ma prendeva parti di altre opere d'arte e le metteva tutte insieme. Ed è un pesce con i piedi e invece di avere il cappellino ha le labbra rosse, una retina ed è la versione femminile del nostro stemma. Nel momento in cui Colin esce dal cassonetto con questo stemma a forma di pesce, con i piedi, con su delle giarrettiere a rete e una tendina sulla faccia, da lontano, insieme a questo pesce, venite di nuovo investiti da questo profumo nauseabondo, pesante, di azalè e ortensie. E sentite un... Passa un bassotto, con un occhio sta guardando voi, con un occhio guarda al futuro, però uno dei due guarda il vostro cimelio, riesce a saltare, afferra il cimelio
e continua a correre. Io prendo Winchester. Chiaro. Winchester, tieniti! E uso proprio con le mie braccia possenti e do la spinta a Winchester per andare con la sedia a rotelle. Tiro fuori una bibita frizzante, la carico e la utilizzo come turbo per la sedia a rotelle. Assaporerai la formula segreta! Prendo ovviamente lo stemma del pesce dalla bocca del cane, lasciandolo proprio a bocca aperta. Sterzo con la sedia a rotelle. Hasta la vista, baby. Con un'altra bibita. E riparto all'indietro. Il cane poverino vedendoti derapare davanti a lui con questi occhi così, nessuno dei due sta guardando te in questo momento, sta guardando tutte le possibili vie di fuga per tornarsene da dove è venuto. Lascia cadere l'artefatto, si muove indietro come tu dai la seconda derapata. Il cane anche lui mette il turbo, ma il turbo non è fatto di Sprite e tantomeno odora più di ortensie e azalea, e corre via lungo il vicolo lasciandovi il vostro bellissimo cimelio leggermente spavato. Ritorno. Guarda che adesso ho preso il tuo... Che cazzo? Pupola. Perché lo guardo bene. Ma non lo riconosce. Non si ricorda, signor Winchester, del nostro stemma è stato composto dalle abili mani di Jean Lapin. E questo è un suo originalissimo, non proprio originalissimo, pezzo, però la versione femminile. Questo starà benissimo appeso alla nostra mongolfiera. Spero che questo Giovanni Pane ci dia un po' di pane dopo aver fatto sta cosa. Tieni, sta schifezza. Grazie. Ho avuto paura di quel cane. Poteva guardare qualsiasi universo. Si dice che veda due linee temporali insieme. Andiamo al Monte Vegas, dove ho molti amici miliardari che mi possono dare le giuste combinazioni per cercare di costruire un piccolo turbo basato sulla mia formula segreta. Le luci che continuano a danzare sullo specchio d'acqua, e anche che la giornata pian piano sta volgendo al termine, quindi siete anche con le ore contate, il gran giorno si avvicina, e seguendo le note della musica jazz che fuoriesce dai locali vi dirigete al Monte Vegas, lì dove le notti si passano in baldoria. Tira, Colin, tira! Ci sono io. Io che sto sudando fortissimo. Non abbiamo abbastanza soldi per un carro o un qualsiasi mezzo, quindi utilizza quelle gambe. Se non vinciamo questa gara siete tutti dei maledetti. Accanto a voi passano questo duo di persone con i volti bianchi, i sorrisi affilati, con queste magliettine a maniche corte a righe sottilissime, bianche e nere, pantaloni neri. Uno è seduto nell'aria e quello dietro Si vede che mentre mi passano io lascio il signor Winchester. Tipo mi rigiro. Mi rigiro e vado a riprendere il signor Winchester. i due dall'alto del Monte Vegas si fermano. Io che ho continuato a camminare, faccio proprio un gesto al nulla, come se volessi sganciare il freno E c'è della sua carrozzina. Quello davanti, poverino, gli si ribalta la carrozzina. Quello dietro, tutto in assoluto silenzio, riprende la carrozzina invisibile, lo rimette là, si gira. Vi fa così, vi prende per pagliacci, lo capite? Però notate che quello in carrozzina sia poverino un po' sudato. Non è che è sporco, però voi lo intendete come sporco perché è caduto a terra. Vedete che comunque c'è qualcosa tra le mani. Sembra qualcosa di veramente grande. È veramente pesante, Ma è invisibile. ma è invisibile. Dopo alcuni attimi arrivo in cima col signor Winchester pieno di alcune foglioline addosso. Su. Sì, su. Su. Può far bacco. Smettetela con queste corbellerie, forza, sbrighiamoci. Non abbiamo molto tempo, la giornata volge al termine. Deve fare strada, signor Winchester. Assolutamente, non ti preoccupare. Io mi avvicino un po' a Colin. Ma siamo sicuri di voler andare? Sono sicuro che sta dormendo. Sono sicuro che sta dormendo. Sì, sta dormendo. E ripassano i vostri acerrimi nemici. Uno dei due batte dei piatti
Winchester ti fa veramente paura, c'è i ricordi del Vietnam, metti i popcorn nel microonde in una casa per anziani, batte questi piatti invisibili, ti fa di nuovo popi popi e va via. Non mi scappo stavolta! E faccio finta di prendere una fionda. Faccio... e gliela... Lui intanto sta deravando verso il basso con questi sci invisibili. Lui è fermissimo, ma è velocissimo. Maledetto! Zuzzerellone. Astuto, signor Winchester, a batterli al loro stesso gioco. Lei ha un'intelligenza eccelsa, devo dire. Assolutamente lo so. E Quindi- soprattutto dobbiamo andare da questa parte. Sto indicando in verità una zona dove c'è una siepe. È sicuro? La siepe? Io lo porto davanti alla siepe e poi cerco di attraversare la siepe. Questo non c'era! Passiamo alla siepe e siamo al giardino di questa casa lussuosa di questi 2 fratelli anziani, ultramiliardari, nonché anche i miei vecchi collaboratori. Coca e Cola. Vi trovate davanti a quest'inferriata bianca linda con queste bellissime siepi appena tagliate, ancora si sente il profumo dell'erba tagliata. Questo giardino enorme che fa da preambolo a questa villetta su 2 piani e questo portico circondato da una ringhiera bassa in cemento. Sul giardino notate che ci sono questi piccoli archetti poggiati a terra per il cricket e uno dei 2 anziani in una mano sta girando in un bicchiere piatto del whisky o del bourbon, di qualsiasi cosa che sia invecchiato in una botte per più di 20 anni. Solo a guardarla quella cosa costa quanto fa bisogno del vostro club annuale praticamente, solo quel liquido che c'è nel bicchiere. Lui spinge la pallina, questa pallina lentamente si sposta sotto l'archetto. Oh, prego! E il fratello, vestito di tutto punto con questa giacca blu navy, la camicetta bianca di cui sbottonato soltanto l'ultimo bottone, i mocassini e anch'esso con un drink tra le mani, spinge la sua altra pallina. Poi i 2 si girano come sentitesi osservare. I 2 si guardano, si girano verso la siepe. Dovremmo chiamare di nuovo il giardiniere. Winchester, che piacere avervi qui. Prego, Ma- entrate, non ci stavate affatto disturbando. Ah, lo so. Devo- Avvicinati, Colli. Devo... Sì, prego Margaret, gli do una mano a Margaret per... Ah, prego, entrate dalle siepi, non utilizziamo mai il cancello d'entrata. Io avrei utilizzato il cancello d'entrata, scusate. Quelle sempre all'inizio non c'erano. Perché sono lì? È per evitare queste cose, però non c'è bisogno di soffermarci qua. È molto meglio un cancello. Si girano a guardare l'enorme cancello appena tinto di bianco. Winchester, a cosa dobbiamo l'onore di questa visita? Andrò subito a sodo, non voglio farvi perdere troppo tempo. Dobbiamo vincere una gara. E so che le vostre menti sono veramente qualcosa di eccezionale. Avrei bisogno del vostro aiuto. Cola ti guarda. Cosa ti servirebbe questa volta? Vi chiederei di aiutarmi con la mia piccola formula segreta. Sapete quella piccola bibita gasciata che voi avete preso e avete trasformato in un'altra bibita? Mazzecola! Sapete che ora questa mia piccola formula ce l'hanno anche altre aziende? Vi potrei dare i nomi, solo se mi aiutate. I 2 si guardano, rigirano il loro whisky, guardano la partita lasciata a metà di cricket. Andiamo a parlarne in uno spazio più consono. Assolutamente. Vai, Colin. Vai, Colin. Vai Colin. Vi spostate all'interno di questa sala ricevimento, è una sala da biliardo. Il pavimento in marmo scuro ricopre ogni singolo spazio di questa stanza, che come minimo è un centinaio di metri quadri, è veramente enorme. In giro ci sono diversi salottini con divanetti e poltrone in pelle castana, al centro un enorme tavolo da biliardo con le palline perfettamente sistemate e sulle pareti si spingono fino all'alto, fino ad abbracciare le cornici delle porte, immense librerie. Su una delle pareti vi è un camino con attizzatoi accanto. Al di sopra del camino vi risaltano agli occhi diverse fotografie di questi uomini, fotografie naturalmente vecchie con il filtro seppia, quindi anche leggermente sporcate, con questi grani di luce.
e ci sono loro all'apertura della loro prima azienda. Loro, quando scoprirono questa presumibilmente formula, nella fotografia di dove loro stipulano il contratto con alle spalle la loro azienda con su scritto cola e coca, sembra esserci in piccolo un altro nome e l'iniziale sembra proprio una W come quella di Winchester. Ma voi siete sicuri che nelle altre fotografie, soprattutto quelle passate dal giornale all'apertura, non si era mai visto nulla di ciò? Si accomoda sul divano, vi fa accenno di accomodarvi davanti e vi offrono anche dei drink. Io parcheggio il signor Winchester, faccio un po' spazio, dopodiché mi siedo su una delle poltrone. Io accanto a Colin accetto volentieri il drink. Sentiamo, quindi noi ti diamo una mano per vincere questa presunta gara, avete detto? Sì, una gara ovviamente non di poco conto, ma di qualcosa di molto importante per il nostro club e per la nostra reputazione. Guadagniamo un po' di tutti, perché se noi vinciamo, forse una piccola sponsorizzazione da cola e coca per una vincita assicurata potrebbe gioire a tutti. Vincita assicurata. E cosa sarebbe questa gara? Una gara di aviazione. Abbiamo una mongolfiera che dobbiamo ancora modificare. Cosa vi mancherebbe? Sentiamo, potete... La garanzia di vincere. Avevo in mente questo progetto. E tiro fuori un mappone gigante. Lo metto sul tavolo, facendo vedere tutti i schemi e ovviamente algoritmi di quello che è una macchina funzionante poi alla fine. Questo sarà il nostro motore per la vincita. Ok. Quindi se noi vi aiutiamo a vincere, voi come sponsorizzerete il importantissimo, vi indica l'enorme quadro alle spalle di questi due? Ci saranno un bel po' di persone a guardarci e io direi che se tutta la gara ha un po' delle vostre bibite, direi che la vostra fama aumenti. Quindi ci sarà il nome sul vostro telone? Io guardo gli altri. Certo. Sì, E mi alzo in piedi, oltretutto, alzandomi lascio un po' intravedere lo spacco della mia gonna e di nuovo il décolleté. Avrete l'eterna gratitudine della signora Margaret Tambury. Per un primo momento lui sembra che ti voglia andare contro, già era pronto a dire qualcosa di... traccia la linea del tuo collo. Sì, sul telone è una bellissima idea. Proprio sul telone, proprio Potrebbero grande. vederlo tutti. Sì, lo metterei più grande per Enorme. tutta l'altezza. Sì. Fammi vedere, una volta ogni tanto Margaret continua a guardarti, ti fa un sorrisetto. È comunque un uomo attraente. Sì, fammi vedere il progetto. Mi ci avvicino anche. Ma lei è sposato? Sì, le bombole, servono le bombole, gli fa al fratello come Sì. si gira. No, parlaci Un tu. gran peccato. Allora. Io faccio un occhiolino d'intesa a Colin e al signor Winchester. Allora, si può fare, Winchester, si può fare. Cambierei soltanto queste due cose perché non vi reggerebbe la mongolfiera, quindi il peso finirebbe che semplicemente rallenterebbe la vostra corsa. Se avete il gas, tanto tu hai la tua... com'è che l'hai chiamata? La Sprite. Sì, lo spritz, quello là. Sì, lo sprite. Sì. Quando ce l'avrete voi questa gara? Domani. Certo, Domani. Ma sono sicura che delle menti eccelse come voi gli usciranno? Un po' gli trema la mano, quel whisky è diventato gasato ormai. Ok, possiamo farlo, dobbiamo ridurlo più in piccolo E non ci sono problemi per le bombole. arrotola il foglio, porge la mano a Winchester. Affare fatto? Affare fatto. Guadagni 1 di dignità. Dove avete detto che si terrà questa gara? Ovviamente al Gran Premio dell'Aria di Peccadillo, alla Piana. Bravo Winchester! Hai trovato un club! Hai smesso di bazzicare in giro e a scattare le siepi delle persone. No, quello lo fa ancora. Sì, quello lo fa ancora. Però insegue i cani. Nel senso, per Bene, lungo. dobbiamo andare. Per lungo. Dobbiamo... Sì. Per lungo.
Winchester, mentre il tuo vecchio amico sta arrotolando il tuo progetto, avendo cambiato qualche indicazione, si volta verso il fratello Cola. Ah, che gente bislacca che conosciamo. Va bene, riusciamo a lavorarci entro questa notte? E Cola, che non aveva profuso parola fino a quel momento, fa, sì, cosa sono amici tuoi? Beve un sorso e i due vi fanno cenno di accomodarvi. Domani mattina lo troverete sicuramente in piana. Signori, non vi resta che tornare al club. La vostra giornata di preparazione della mongolfiera è finita. Domani mattina si terrà il grande evento, la grande gara. Sapete che i vostri acerrimi nemici si sono armati sicuramente tanto quanto voi. Non avete la più pallida idea di come sarà la loro mongolfiera, ma sapete che è grande sulla base dei pezzi che gli avete visto trasportare. Che Quali non li pezzi? abbiamo visto Che non- trasportare. E quindi mentre le note jazz si alzano sui versanti del fiume Artois e i locali si accendono delle loro calde luci, delle loro calde voci, i tavolini iniziano a essere non rientrati, semplicemente spostati in un posto ancor meno visibile da tutto ciò che è legale, e la vita procede, la baldoria si alza. Voi tornate al vostro club, dove ci sono i pezzi di quello che potrà garantirvi la vincita oppure garantirvi la miglior catastrofe di quella giornata.